Portare le persone in contesti come questi ed esporli a questo tipo di musica, di cultura, di socialità, credo che possa assolutamente avere un effetto terapeutico. Ci troviamo ad Oira, in Val d'Ossola, per seguire Nextons, un festival unico, perché ha come location una cava dismessa e poi riqualificata. Che cos'è Nextons? In realtà è un progetto che ha avuto un'evoluzione nel corso dei suoi oramai 10 anni di storia. Noi come Trees Productions ci collaboriamo a partire dal 2019. È nato con l'idea di portare nel territorio della Val d'Ossola un certo tipo di sperimentazione legato alla musica elettronica. Nel contesto della Val d'Ossola vuol dire di sfruttare questi luoghi meravigliosi che sono le cave. Quindi l'idea è stata quella di espandere rispetto a semplicemente il linguaggio audiovisivo a tutta una serie di microattività che intersecano i nostri linguaggi, ovvero quello della ricerca musicale e della sostenibilità ambientale. Il rapporto tra musica elettronica e natura ha un che di ancestrale per me, trasmettere l'arte, in qual caso la musica, e unirla all'unisono con un ambiente naturale. Diciamo che tutti i nostri progetti in realtà cercano di avere un respiro internazionale. Non è che c'è una vera voglia di essere sterofili o quant'altro, l'idea è semplicemente che un progetto possa essere aperto a tutte le culture, a tutte le lingue, a tutte le nazioni. Questo ovviamente senza tralasciare le risorse locali, chiamiamole così, ovvero gli artisti, la stampa, i nostri partner. Il territorio ossolano ha un altro tipo di approccio alla musica rispetto a un ambiente metropolitano come può essere quello di Torino o di Milano. Per esempio ieri abbiamo avuto l'apertura del festival con Atis Noit, un artista giapponese da diversi anni che risiede a Londra, che lavora con la voce, che abbiamo invitato a esibirsi negli oridi di Juriezzo, queste gole, questi canyon lasciati nell'area geologica quando sono ritirati i ghiacciai e che oggi formano una perfetta cassa armonica. La cultura rave nasce con l'intento di portare la musica in dei posti inediti, principalmente immersi nella natura. Noi cerchiamo di farlo in una maniera, tra virgolette, più educata, responsabile e accessibile a tutti. Questo momento di grande comunicazione e allo stesso tempo alienazione, portare le persone in contesti come questi ed esporli a questo tipo di musica, di cultura, di socialità, credo che possa assolutamente avere un effetto terapeutico. Just your tongue, just your eyes, and my sister. Con l'arrivo della pandemia abbiamo sentito la necessità di fare una grande rivoluzione all'interno della nostra organizzazione e di cercare un luogo industriale dismesso. Portare della produzione artistica significa anche in qualche modo restituire, no? Ciò che l'uomo ha in qualche modo strappato alla montagna, alla natura, e poi c'è il fascino e la spettacolarità di questi luoghi che diventano strumento per fare cultura. La Fondazione Tons on the Stones ha adottato un sistema di gestione sostenibile ed è un sistema di gestione che analizza ogni nostro processo di produzione sia da un punto di vista ambientale ma anche sociale ed economico. Pesiamo i rifiuti dopo ogni spettacolo, chiediamo alle persone di venire con la propria borraccia avendo dotato lo spazio di un distributore di acqua sempre aperto, ma ci interessa più che altro per far sì che le persone si sentano impegnate. In questo l'arte ha un grandissimo potere di seminare, di lasciare dei piccoli pensieri, no? Di insinuare un pensiero nelle persone da portare a casa. Penso che i festival abbiano sicuramente la capacità di far rivivere luoghi dimenticati. Trasforma lo spazio in qualche cosa di diverso.
quest'anno c'è stato il sold out del campeggio, è immerso nella natura, circondato da suoni, da profumi, il contesto impatta, ma anche come si vive il momento e come si cerca di direzionarlo cambia radicalmente anche l'esperienza. Magari non è equiparabile a una direzione artistica, a un contenuto di un certo tipo, ma sicuramente è funzionale a valorizzare ancora di più quella parte là. Sono strutture realizzate per Trees, è anche necessario offrire già un certo tipo di cose, come per esempio il sapone biodegradabile. Abbiamo trovato questi produttori della Val d'Aosta in montagna, quindi persone che comunque vivono l'ambiente naturale. È molto bello vedere anche la differenza di persone che attraversano uno spazio del genere. È possibile lasciare il segno, ma è possibile anche chiedere alle persone di lasciare qualcosa.